Ermanno Cuochi, come è iniziata questa carriera? Quando? La mia carriera, cavolo, c'è da andare indietro nel tempo, ma parecchio, ok. La mia carriera, ok, automobilistica, perché ho fatto diversi lavori prima di fare questo lavoro qua. Difatti, al secondo anno delle superiori non volevo più andare a scuola. Allora mio padre dice, oh beh, nano, o scuola o lavorare. E mi ha messo a lavorare. Mi ha trovato un posto in una salumeria drogheria. Dove abitavo io c'era Stanguellini, che era a 80 metri da casa mia, la Ferrari Assistenza a 800 metri circa, a 1,5 chilometri la Maserati, quindi ero in mezzo ai motori in un modo incredibile. Ho fatto sto lavoro qua per 6-7 mesi, difatti la signora mi diceva, Ermanno, alla domenica, vai a messa? Dico, sì che vado a messa. Allora puoi andare via prima dalla salumeria. E a messa poi non ci andavo mica, ma fa niente. Poi dopo di lì, bene, non mi piaceva, c'era un meccanico da biciclette e motociclette vicino a casa mia e sono andato a lavorare lì nelle biciclette, a pulire biciclette in prevalenza e non potevo non mettermi in regola con i documenti per il pensionamento, quello che sarebbe stato. Allora sono stato a casa di lì, sono andato a fare il benzinaio. Il benzinaio era di fronte a Stanguellini, ho lavorato da Stanguellini. Mentre ero da Stanguellini è venuto un americano, Tony September, lui correva negli Stati Uniti con Mercedes e Chevrolet Corvette. Ci siamo conosciuti e ha voluto che andassi a lavorare con lui in pratica. Dico, vabbè, vengo a lavorare con te. Io allora prendevo 36.000 lire al mese. Dice, vieni a lavorare con me, ti do 70.000 lire al mese. Porca miseria, vengo subito. E così, no, lui aveva importato una Chevrolet Corvette dagli Stati Uniti per fare le 24 ore di Le Mans. Abbiamo fatto anche gare in salita, diciamo Verona, Bosco, Chiesa Nuova, diverse. Però nel frattempo lui e un suo compagno hanno comprato una compagnia, si chiamava Emerson Cars in Inghilterra, che produceva Junior e Formula 1. E allora, diciamo, abbiamo corso Le Mans con cattivo risultato perché dopo 14 ore si è rotto il cambio, poi sono emigrato con loro in Inghilterra a vedere di far correre queste macchine, che era Emerson Cars. Avevamo Tony September come pilota e Ian Burgess, che era il secondo pilota. Abbiamo fatto mezza stagione e poi dopo si è pensato di costruire noi una vettura, essendo americano, californiano, come si chiama? La chiameremo Scirocco, però non avevamo tavolo da disegno, non avevamo niente da poter disegnare, costruire in modo meccanico vero e proprio una vettura. Però andavamo in un ristorante, questo ristorante aveva le tovaglie in carta, e disegnavamo le sospensioni mentre mangiavamo e poi dopo andato in garage che era lì da fianco, ho cominciato a costruire copiando un po' quello che era la Emerson Cars naturalmente e abbiamo prodotto la Scirocco. Il 23 di dicembre del 62 siamo andati a Silverstone a provare la macchina che andava divinamente bene, proprio la prima macchina è nata col motore Coventry Climax, 4 cilindri, dal Coventry Climax abbiamo montato il motore BRM 1500, era allora, 8 cilindri, una macchina aveva il motore a carburatore, l'altra macchina a iniezione, il primo iniezione che è uscito. Finito lì, cos'è venuto? E sono rimasti senza soldi. Nascosto macchine, nascosto cambio, nascosto tutto, ho ritornato in Italia, in pratica senza lavoro. Tornato a lavorare da Stanguellini. Mentre lavoravo da Stanguellini è venuto Ian Burgess in Italia. In quel periodo c'era Carroll Shelby con la Cobra che è venuto in Italia per fare le prime gare, Targa Florio e così via. Allora mi ha chiesto Ian Burgess, ti presento a Carroll Shelby perché lui ha bisogno di meccanici. Io, cavolo, e lì, in quel periodo di tempo lì, a Modena è stata costruita anche la Daytona Coupe, la chiamavano loro. Quindi ho cominciato a lavorare con Carroll Shelby, lui voleva un autista. Dico, ok, io sono un meccanico, ho la patente e faccio anche l'autista, quindi guidavo camion, facevo il meccanico, facevo quello che c'è da fare, diciamo, nei campi di gara e così via. E poi dopo Carroll Shelby con la Ford America e Ford inglese hanno comprato un brevetto di Derek Broadley della Lola per costruire la Ford GT40.
e abbiamo cominciato a costruire Forge T40 e correre con le Forge T40. E abbiamo vinto tanti mondiali da non credere. Poi dopo la Porsche America si stava ritirando dall'Europa e c'è stata la Porsche 917 che era una macchina un po' pericolosa. La Porsche voleva fare un contratto con John Wire, con la compagnia per cui lavoravo, ed abbiamo fatto delle prove con questa vettura perché la vettura era pericolosa da guidare. Aveva una forma aerodinamica che era molto leggera, tendeva sempre al soprasterzo, era pericolosa. Allora John Wire, il grande capo mio di allora, dice: prima di prendere la concessione di far correre queste macchine facciamo delle prove a Zeltwijk. È venuta la Porsche con 3 tipi di macchine, la 917 coda lunga, coda corta e Can-Am. Come pilota avevamo Brian Redman che già correva con noi con le Forge T40 e così via. A provare a Zeltwijk, lui dice: guarda, questa macchina qua non si guida, è pericolosa. Abbiamo provato la coda media, stessa cosa, dice, non ti dà sicurezza assolutamente. E dopo ho fatto qualche giro con la Can-Am, dice: questa qua è una macchina che è stabile, sicura e così via. Allora, confrontando le vetture del 917, coda lunga, coda corta e Can-Am, clic, qualcosa, c'eravamo io, un meccanico e l'ingegnere Horstman, sempre della Ford. C'è pizzicata l'idea di prendere un pezzo di lamiera, riprodurre più o meno quello che era la Can-Am sulla 917. Fatto provare a Brian Redman, Brian dice: guarda, questa qua è cambiata in modo completo, una macchina sicura, guadagnato oltre 2 secondi, ma con sicurezza di guida. Allora, prendi tutto. Fatto il contratto, tutto quanto, andate in Inghilterra e abbiamo prodotto la carrozzeria posteriore che è chiamata K, e di lì abbiamo cominciato a correre con dei piloti favolosi, perché avevamo Jack Hicks, Brian Redman, ma guarda, Derek Bell, e abbiamo cominciato a vincere, e così, fino a che in tutti questi periodi di tempi avevo fatto domanda di andare a lavorare in Ferrari, non mi hanno mai neanche risposto. C'è stato nel giugno del 71 che vivevo in Inghilterra con la famiglia, la mia bella casina, tutto tranquillo, è arrivato un telegramma dalla Ferrari, è arrivato questo telegramma e dice: se fosse possibile vorremmo un colloquio con lei e così via. Dico: vabbè, io vengo a novembre a Modena. Abbiamo parlato un po', ci siamo messi d'accordo, va bene, su quello che era più o meno il lavoro e lo stipendio. Fatto il contratto, vado a casa, cominci a impacchettare, vendi la casa, vendi tutto. Il 23 di dicembre ho cominciato a lavorare in Ferrari, però la Ferrari in quel periodo lì io facevo prototipi e loro avevano bisogno di creare squadra con prototipi loro, 312P. La prima volta che ho visto quella macchina lì è stato in Argentina, a Buenos Aires, che poi purtroppo con quella macchina lì c'è stato un pilota che si è toccato con Beltoise, un altro pilota che stava spingendo la macchina, ha avuto incidente, preso fuoco e è morto purtroppo. Però la macchina già mi piaceva perché era bellina e andava divinamente bene. E allora ho cominciato a lavorare per Ferrari con i prototipi. In quel caso lì avevamo 3 macchine, 6 piloti da gestire. Jack Hicks, Regazzoni, Brian Redman, Carlo Pace, Tim Schenkin e poi non mi ricordo più quanti erano, ma ci siamo divertiti un mondo fino a che nel 73 con l'ingegner Colombo, ingegner Forghieri e così via, hanno chiesto che facessi anche Formula 1. Allora ho fatto le ultime 2 gare con Jack Hicks, che poi era il mio pilota anche dalla GT40, dalla Porsche, e poi dopo nel 74 è venuto Niki Lauda a lavorare, a correre per noi. Io avevo un discreto possesso della lingua inglese, lui non parlava italiano. Non so se è stato per questioni di linguaggio e così via, ma hanno messo con Niki Lauda e con Niki è nato un rapporto molto molto bello. E così quindi
Nicky ha avuto tempi meravigliosi, una gran persona, una gran pilota, di una precisione da non credere proprio. Ha avuto bei tempi. Fino a che poi purtroppo cos'è venuto? Che Nicky, dopo aver vinto mondiali, era calato l'accordo in famiglia, quindi ha preferito cambiare squadra, andare alla Brabham, che ora era di Eccleston. Voleva che io ci andassi, io ho avuto piacere di andare via con lui, quindi sono andato con lui in Brabham per 2 anni finché non ha fatto una pausa di corse e così via. Abbiamo parlato di Ford GT40 e di Lauda, che sono stati protagonisti di 2 film ultimamente usciti al cinema, che sono Rush e Le Mans 66. Sì. Quanto c'è di realistico in quei 2 film? Quando hanno fatto sto film, sono stato invitato, me e altri meccanici, a Maranello alla prima. Io quando ho visto il film, ho visto i personaggi che interpretavano James Hunt, i personaggi che interpretavano Niki Lauda. Lauda che sembrava che fosse ingegnere con cattiveria, cioè il contrario di quel che era Niki. James Hunt, ok, era un puttaniere, già a posto, ma va bene, scusate. Le piacevano le donne, ecco, le piacevano. Invece Niki le piacevano di più le donne di James, però era molto più, ecco, e ha avuto delle belle donne, veramente delle belle donne. No, il film lì a me non è piaciuto assolutamente, mi dispiace, non rispecchia quello che era il Niki, quello che era l'Hunt assolutamente. Il Niki aveva qualcosa che sentiva delle cose nelle macchine che altri piloti non le sentivano assolutamente. O carburazione, o assetto della vettura, l'alettone, cosine piccoline. Per esempio, non so, anche in fatto di carburazione, sai, lì i motori vedevano provati, messi in sala prova, carburati, cercato di creare l'ambiente del circuito in cui saremmo andati. Però quando eri sul circuito per condizioni atmosferiche, una cosa all'altra, c'era sempre qualche correzione da fare, specialmente nella carburazione. E Niki diceva, ma mi manca un pochino nell'accelerazione di quella curva là. Allora, ma con piccolissime cose. Ok, la Ferrari poi aveva un castelletto nella pompa Lucas, aveva una regolazione che l'avevano inventata loro, che con piccoli ritocchi riusciva a trovare la carburazione giusta, che invece gli inglesi con la stessa pompa di benzina, stesso sistema, dovevano smontare la pompa, mettere degli spessorini tipo carta, anche più sottili di carta, per trovare la condizione giusta, che noi la trovavamo in 2 minuti. Quindi Niki aveva una sensibilità in qualsiasi momento incredibile. Non so, vedeva e sentiva delle regolazioni, che ci sono state anche delle discussioni con l'ingegnere Porgheri, e io in mezzo più o meno, per 1 millimetro di ala posteriore o per la pressione di una gomma. Insomma, sì, lì per esempio, non so, la Goodyear o la Bristol, quella che era la compagnia, ti dava un consiglio di pressione per il circuito, le condizioni, il freddo, il caldo, l'umidità, quel che era o non era. Però con Niki cercava sempre qualcosina in più e lo trovavamo, hai capito? Ma il bello è anche che, vedi, per esempio io come meccanico, ho guidato quelle macchine lì. Per esempio, non so, a Fiorano tante volte prima delle corse venivano i piloti a fare un collaudo della vettura. Tante volte Clay, Regazzoni o Niki non potevano venire, facevamo noi. C'era Borsari, che era il responsabile della macchina di Clay Regazzoni, faceva nella sua macchina e io facevo nella macchina di Niki. Quindi abbiamo avuto anche nel nostro piccolo possibilità di guidare, sentire la vettura. Per esempio, guardi, tornando nei prototipi, quando andavamo a correre a Le Mans, noi eravamo 34 chilometri dal circuito, Hotel de France che aveva garage e così via. Io portavo la macchina a Le Mans, la portavo là, la portavo indietro, quindi ho avuto delle soddisfazioni che proprio tante altre persone purtroppo non hanno potuto avere, ecco. Come erano da guidare
quelle macchine lì, i prototipi dell'epoca? Allora, come vettura la si guida divinamente bene. C'è un particolare che la frizione ha un gioco limitatissimo, quindi controllare frizione, acceleratore non era facile, però dopo, ok, impari e lo gestisci, hai capito? Ma è quando dai giù il piede destro che ti devi aggrappare al volante, altrimenti ti sembra di volare fuori dalla macchina, ti sembra. È fantastico, fantastico davvero. Erano più sconvolgenti le Formula 1 o i prototipi all'epoca? Ma il prototipo era più elastico, la Formula 1 è proprio nervosetta, capito? Questa qua ti dà impressione immediata di qualsiasi movimento, parte accelerazione o frenata. L'attimo che te muovi il volante, senti che ti aggrappa, qualche volta ti scivola un pochino, però... E invece gli anni in Brabham? Brabham è stata un po' più complessa la situazione, perché poi c'è un particolare. Io ho lavorato in Inghilterra prima, ritorno in Inghilterra, però non volevo io portare la famiglia in Inghilterra assolutamente un'altra volta. Però dato che la Brabham era fornita dall'Alfa Romeo come motore, come cambio, come meccanica, ho preferito essere assunto dall'Alfa Romeo, dalla Autodelta era allora. Quindi ero Autodelta on loan data alla Brabham e quindi... Però lì avevo la mia macchinina dell'azienda, una cosa o l'altra, che ero cresciuto anche, diciamo, come lato positivo, ecco, mettiamolo così, ero cresciuto. Ma lì è stato molto buono. Lavorare con Eccleston, per esempio, è una cosa fantastica, preciso al 100%, ma si lavorava gradi d'amicizia vero e proprio. Gordon, il progettista, una gran persona, proprio. Guarda, tanto per dirti, in qualsiasi ambiente dove abbia lavorato, anche in Ferrari, non so, cioè, facevi una vettura nuova, ci mettevano dei mesi a disegnartela, però non arrivavano ai particolari. Con Gordon Murray, lui in una settimana, in pochi giorni, ti disegnava la vettura da capo a piedi, ma ti dava anche la rondella, il buloncino della misura, della lunghezza della rondella, cioè era nei particolari molto più fine di tante altre aziende. Era bravo, mamma mia. E abbiamo fatto delle cose incredibili. Anche per esempio quando è venuto l'idea di fare la Brabham con la ventola di dietro. Abbiamo fatto solo una prova a Bransac con questa qua per vedere come funzionava o non funzionava, ma era una cosa fantastica, perché questo qua creava tanta depressione che eri costretto a mettere delle paratie, creare un vuoto d'assorbimento nella parte inferiore. La macchina, nonostante che avevi la ventola che potevi regolare le pale per dare stabilire un carico, però anche al minimo dell'assorbimento di aria delle pali, era tanta la depressione che creava che la macchina si abbassava in un modo incredibile, si abbassava. All'inizio, quando scaldavamo il motore, per vedere come funzionava più o meno, si abbassava tanto che ti schiacciava i piedi. Allora noi inizialmente giravamo con delle molle che erano 1100 libbre. Abbiamo cominciato a aumentare il carico della molla, 1500, 1800, va bene, 2000, insomma. Siamo arrivati che non avevamo più molle da poter sopportare il peso del carico che dava la vettura. E quando acceleravi, cioè scaldavi il motore, sai, lo scaldi, lo tieni 2000 giri e poi dopo cominci dove tenevi dietro i piedi, altrimenti ti schiacciavi i piedi, tanto era depressione. La vettura con 3000 libbre andava via così, andava via. Lì per esempio, nella gara lì, cos'è avvenuto? Che eravamo tanto superiori agli altri che hanno deciso di fare la qualifica col serbatoio pieno, va bene, senza usare la potenza totale che dava, e siamo partiti secondi o terzi, qualcosa del genere. Come sono partiti, li hanno piantati lì tutti, una cosa impressionante, andava, volava. Solo che anche lì c'è stato un problema.
L'altra vettura era guidata da Watson. Alla fine del rettilineo è andato fuori strada. La ventola era tanta la depressione che creava, ha cominciato a sparare sassi, sabbia di dietro, che è stato lì che hanno in pratica eliminato, ci hanno squalificato, perché era una macchina che aveva dei problemi, ecco, diciamo. Però anche lì è stata una cosa, è stato copiata dalla Chaparral di anni e anni prima. Penso che per far girare questa ventola qua, questo ventolone, che è un ventolone così, è stato creato un albero primario che dal motore andava fuori dal cambio di dietro e la ventola andava a giromotore. Quindi se eri al minimo, va bene, eri sui 2000 giri e ti dava una depressione, va bene, a 7-8 mila giri, ma dosca boia, e così insomma dai, voilà. E adesso lui la sta mettendo sulla sua macchina stradale, quella soluzione lì, un po' diversa. Sì, difatti è vero che sta, ma sono sempre dietro, quella gente lì sono persone eccezionali. Dopo la Brabham? Dopo la Brabham, dato che ero dipendente dell'Alfa Romeo, sono andato a lavorare in Alfa Romeo, che l'Alfa Romeo faceva la Formula 1. La macchina era già mezza progettata e come piloti avevano Giacomelli e Patrick Depailler. Patrick Depailler aveva corso in precedenza con la Tyrrell 6 ruote, era un pilota eccezionale, un collaudatore fantastico. Solo che purtroppo lì nel 1980 siamo andati a Hockenheim a fare delle prove, non so per quale ragione, non si è mai saputo, purtroppo è andato fuori strada, ha avuto un incidente e in pratica ci ha lasciato la vita, ecco. Ci ha lasciato, ma la macchina era molto molto competitiva. Lui era molto bravo, in tutte le prove che ha fatto, all'inizio non le è stato dato molto valore alle prove, però dopo, nel proseguo della stagione, tutto quello che era stato provato con Patrick Depailler è stato portato sulla vettura, era diventata vettura vincente, vera e propria. Solo che delle volte quella vettura lì, per piazzamento di certi piccoli particolari, non ha dato la soddisfazione che doveva dare, perché per esempio c'erano le bobine che erano posizionate sul cambio e purtroppo erano un po' in temperatura, cioè si scaldavano e potevano dare dei problemi. Allora cosa è stato fatto? Hanno messo le bobine dentro al cassoncino d'aspirazione, cioè da una parte sul cambio, dall'altra parte nel cassoncino d'aspirazione. Quindi una parte era fredda, quell'altra bruciava. E lì Giacomelli avevamo fatto la pole position. Partita la gara, era in testa che non lo seguiva nessuno, la bobina ha avuto questo problema, ha perso la gara. Altra cosa, Niki girava con la vettura, arriva un momento che non passa più. Poi dopo lo vedo arrivare a piedi ai box, che poi erano vicinissimi. Dico, cosa è successo? Dice, la macchina non va più. Dov'è? Dice, lì alla Rascasse. Corro giù, vado a vedere, monto dentro, metto in moto, parte. Allora guida la macchina, va su, Niki si era tolto il casco, metti il casco un'altra volta, sono costretto a spegnere la macchina, Niki monta dentro, non parte più. Roba da matti. Ed era la centralina Marelli, che c'era qualche diodo internamente che quando si surriscaldava non andava più niente, toglieva l'accensione in modo completo. Marelli prende la centralina, la controlla, va bene, questo e quest'altro, quell'altro. In Alfa Romeo dopo 3 o 4 anni, nella macchina di Andrea De Cesaris, cos'è venuto? Che gli si ferma la macchina e non va più. Lascia raffreddare, parte la macchina. Vado a vedere la stessa centralina che aveva Niki. Allora mi è venuto nervoso, l'ho gettata contro il muro, l'ho gettata. Porca miseria, dico. Mi ritorna una centralina che non andava 4-5 anni dopo e perde un'altra gara. Oh, no, cosa hai fatto? Dobbiamo indagare qual è il problema. Dico, porca miseria, avete avuto 5 anni, va bene, per cercare... Scusate,
è che se tornare indietro nel tempo delle volte mi incavolo ancora. E così, quindi gliel'ho gettata via, l'ho distrutta, così quello lì non avrà mai più creato danni assolutamente. E così, insomma, niente. E poi anche lì, parlando sempre di quello che ho fatto, porca la miseria, Alfa Romeo ha dato via le macchine a Pavanello, cioè non correva più l'Autodelta, l'ha data in gestione un altro perché il responsabile loro dell'Alfa non voleva più che l'Autodelta spendesse soldi per costruire, far correre, l'ha data a Pavanello un'altra squadra e io non ho voluto andare con quella squadra lì, ho preferito rimanere in Alfa Romeo. Però Alfa Romeo qual era il mio compito, il nostro compito? Fare i motori per Pavanello. Allora, lavorare a banco, ci posso stare 1 mese, 2, 6, e poi dopo non ci riesco. In quel periodo lì c'è stato Minardi che cominciava a fare la Formula 1. Allora, l'ingegnere che avevo io in Ferrari, ingegner Caliri, parlando con lui dico, io quando ce la faccio? Dice, guarda, stiamo facendo noi la nuova Formula 1, vieni a lavorare con noi. Allora sono andato a lavorare in Minardi. Minardi montava motori Cosworth all'inizio, però c'era la Alfa Romeo, motori di ingegner Chetti, che era mostruosi motori moderni, che io poi l'ho chiamata mostruosi moderni, ci hanno dato il primo motore e come centralina di iniezione c'era qualcosa che non funzionava molto bene, difatti finita la macchina, monta il motore, monta tutto quanto, comincia nel primo pomeriggio a cercare di mettere in moto, niente, dallo spruzzino sopra per cercare di mettere in moto, niente. C'era una centralina che era fatta in modo familiare, vero e proprio, non hanno voluto usare la Lucas, hanno voluto usare questa qua ed era un disastro a mettere in moto. Siamo partiti nel primo pomeriggio a cercare di metterla in moto. Non ci riuscivamo. Noi avevamo già un'infinità di bombole, finissi la prima bombola per cercare di mettere in moto, finissi la seconda, finissi la terza, tutta notte a cercare di modificare, cercare condizioni, assetto della cosa. Niente, sta di fatto che siamo riusciti a metterli in moto al mattino, però eravamo rimasti senza bombole di azoto e sono andati all'ospedale. Hanno preso 5 bombole all'ospedale di Faenza e siamo riusciti a metterli in moto, però in modo molto, diciamo, non andava bene come motore, non aveva la carburazione giusta, che poi nel tempo sono riusciti a farlo, però Minardi allora aveva deciso di usare il motore Cosworth, 8 cilindri, che andava divinamente bene, fino a che il motore Moderni è riuscito a fare un motore che poi alla fine era tollerabile, però c'è stato per esempio in Canada, siamo andati che avevamo 2 macchine, avevamo 3 motori di scorta, i motori hanno avuto qualche problema, in pratica 5 motori, siamo riusciti a farne 2 durante la notte per iniziare la gara che poi si sono rotti ugualmente, ecco. Di lì in Minardi c'è stato un momento che non mi trovavo bene, dovutamente il fatto che c'era la macchina che aveva la sospensione posteriore che aveva un problema, creava un problema. Io ho visto che c'era un ammortizzatore che andava a blocco, cioè la parte superiore dell'ammortizzatore andava contro il telaio, fermava la corsa dell'ammortizzatore, irrigidiva quello che era la vettura e quindi la vettura si volava di dietro, aveva il soprasterzo. Allora parlando con l'ingegnere, che poi l'ingegnere Caliri era venuto via dalla Minardi ed era entrato l'ingegner Carletti che purtroppo adesso pace l'anima sua se n'è andato e gliel'ho detto, guarda ingegnere, secondo me la sospensione va in blocco, per questo crea questa tendenza al soprasterzo. E sembrava che non lo volesse capire. Allora ho parlato con Giancarlo, con Minardi, e dico, Giancarlo, per me il problema qua, l'ho parlato con l'ingegnere Carletti, una cosa o l'altra, ma sei sicuro? Dio buono, sono sicuro, sì sono sicuro. Allora cosa fai? Fai la modifica a te. Dico, ma Carlatti?
Dai, te fai la modifica. Allora, modificato l'angolo dell'ammortizzatore che non andasse più a toccare, siamo andati a provare le castellette. La macchina molto, ma molto, ma molto migliore, macchina più sicura, più stabile. Sempre con l'ingegnere Carletti, gira e rigira, abbiamo guadagnato in sicurezza e in tempo, veramente, andava veramente bene. Ho fatto un errore, ho sbagliato un po' quella che era l'altezza. Allora, la macchina andava migliorata molto, 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 però avendo sbagliato l'altezza, fregava in terra, ha danneggiato la parte inferiore della vettura. Allora, fatto il riassunto finale, ritornato a casa, sì, la macchina è migliorata, questo è stato quell'altro, con Giancarlo poi, con Minardi, dice la macchina è migliorata perché toccando a terra creava un vuoto migliore e la miglioria è stata per il fondo che si è rovinato. In un certo senso aveva una piccola ragione, però il soprasterzo era sparito, ecco, quindi e lì di lì in poi era migliorato molto la vettura, però poi ritornando ai motori moderni ha avuto dei problemi e così via. E poi lì c'è stato un particolare. Cominciava quello che era il sistema di string gauge, questo, quest'altro, quell'altro, non so, i puntoni per vedere la forza che hanno, non la digerivo, era l'evento del computer, mettiamolo così. E c'era un signore di Parma, di Langhirano, che aveva le vetture di Formula 3 e gliele gestiva una compagnia di Padova, di quelle zone lì, Trevisano, qualcosa del genere. Lui, ci siamo conosciuti, lui voleva portare le macchine vicino a casa. Io volevo fare qualcosa di mio, volevo creare, sentirmi me, capito? Non essere comandato per delle cose. E difatti ho cominciato a lavorare in questa categoria inferiore, che mi sono divertito un mondo, perché poi pensavo, dico, faccio un po' di esperienza con questa categoria qua, poi vedo di farmi la squadra io. Mi sono divertito, ho fatto cose diverse, ho fatto per esempio, guarda, sono andato a vedere una corsa, una Formula 1, io avevo un buon rapporto con Ken Tyrrell, e sia con il suo ingegnere, che mi sfugge il nome. E allora dice, vieni a vedere cosa abbiamo fatto. Tira via il coso davanti, la carrozzeria davanti nella Formula 1 e c'era un monoammortizzatore. Sai, normalmente usano 2 ammortizzatori in un modo o nell'altro, come adesso lo usano, però era monoammortizzatore. Dio buon, va bene, mi è piaciuto. Dico, Ken, ti dispiace se io lo riproduco? Fai quello che vuoi. In quella squadra lì che sono andato a lavorare di categorie minori, le ho fatto prendere tornio, fresa, saldatrice, TIG, proprio il meglio che c'era per la costruzione. Solo che si lamentava per il costo di questo. E io dicevo, Lello, non si preoccupi, va bene. Lui era commerciante di prosciutti e il costo era a prosciutti. Dicevo, guardi Lello, ho comprato quella fresa lì, mi costa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50, 500 prosciutti. Ma sei matto! Però, va bene, anche lui poi alla fine era contento per quello che stavamo facendo. Ho fatto il monoammortizzatore. L'ingegnere Dallara lo ha saputo naturalmente e ha chiesto l'ingegnere Dallara, posso mandare l'ingegnere Concari a vedere com'è il tuo monoammortizzatore? Dico, perché no? Anzi, venga. Se a noi piace possiamo riprodurlo. Dico, non ci sono problemi assolutamente. Difatti loro ha fatto un prototipo del monoammortizzatore e me l'ha dato per vedere se il funzionamento era vicino a quello che era il mio ed era migliore forse. Ce l'ho ancora quello lì, il prototipo che mi ha dato l'ingegnere dell'aria in copia del mio monoammortizzatore. L'ho trovato fuori proprio, sto cambiando casa. In mezzo ai miei rottami, che ne ho un'infinità, ho trovato che non mi ricordavo di averlo. E così, quindi ho fatto categorie minori, fino a che anche lì, non so per quale ragione, 5, 6, 7 anni, dovevo cambiare lavoro, cambiare squadra. Mentre lavoravo con Venturini c'è stato Minellono, che aveva una piccola compagnia di
Formula 3 sempre a Milano, era chiamato Supercars, che correva anche Badoer, voleva che andassi con lui, allora molla questo, va a lavorare a Milano. Dopo 3 anni aveva avuto dei problemi con Berlusconi non lo pagava più, non aveva più il lavoro, perché faceva canzoniere, scriveva canzoni per tanti cantanti, ricchi e poveri, questo, quest'altro, quell'altro. Ha smesso di correre. Mentre smetteva di correre c'è stato uno di Piacenza, che poveraccio anche lui se n'è andato, che aveva Formula 3, Armando dai vieni a lavorare con me. Allora sono andato a lavorare con lui, per 2 anni circa. Quando sono lì c'è stato un mio ex pilota della Minardi, Adrian Campos, che purtroppo è morto qualche mese fa, era stato mio pilota in Minardi, e ha smesso di correre e voleva fare la sua squadra. Vieni con me che facciamo una squadra. Allora prendimi su, vai in Spagna e abbiamo fatto un garage, che i mezzi li aveva, un garage che era una clinica vera e propria. Anche lì ho comprato tornio, fresa, tutto quello che mi occorreva per fare quella categoria che avevo deciso di fare, che era la Formula Nissan. La Formula Nissan era un telaio di Dallara, modificato da Coloni allargato, con motore Nissan. Anche lì sono divertito da matti, poca miseria. Proprio il primo anno avevamo Margenè, corso con la Ferrari e speaker della Sky e così via. E con Margenè abbiamo vinto il campionato. L'anno seguente, il secondo pilotino che avevamo, Campos le ha chiesto, c'è qualche ragazzo emergente, cartista e così via, che c'è uno che è bravo. Adrian le ha chiesto, ma è superiore o te inferiore? Ed era Fernando Alonso. Assumi Fernando Alonso, fatto correre Alonso, vinto la categoria con lui. E l'altro pilota, Garcia sempre secondo. Però anche lì dopo 6 anni, circa 6 anni, che non si vinceva più, perché sai, gli altri migliorano. Lì già io avevo conoscenza della Formula 3, della macchina e tutto quanto, ed eravamo superiori. Poi dopo le altre squadre, che erano tante, piano piano ci hanno raggiunto. Quindi io non riuscivo a trovare nient'altro. Ed era nato, quando arrivi a quel punto lì, il tuo datore di lavoro perde fiducia. Allora, quando sta perdendo fiducia, scappa via. Hai capito? Allora cos'è venuto? Via da Campos, vado a lavorare nel nord della Spagna con Villa del Prat. Anche lì abbiamo levato diversi pilotini, però in quel periodo lì mia moglie ha cominciato a stare poco bene, una cosa all'altra. Ho smesso di andare in giro, sono stato a casa, ho smesso di lavorare, che poi ero già andato in pensione 10 anni prima, in pratica, 12 anni prima. Sono andato in pensione nel 95, nel 2008 ho avuto problemi, se n'è andato e così via. Finisce lì la mia carriera, in pratica. Il pilota preferito, l'abbiamo capito. E l'ingegnere preferito? Oh, guarda, adesso Forghieri è una persona fantastica. È uno che ha 100.000 idee, ma vero 100.000. Lui ha avuto anche la fortuna, diciamo bene, di lavorare con Rocchi, Salvarani, l'ingegner Bussi, la Troika. Erano quelli che, diciamo, valutavano tutto quello e ne saltava fuori il vincitore Forghieri. Ma l'idea era di Forghieri, però erano il gruppo che decideva quale delle idee poteva essere la migliore. Comunque Forghieri è fantastico. Gordon Murray, altra persona che è favolosa. L'ingegner Calini a me è piaciuto moltissimo, però era molto più delicato, non aveva l'impronta che tanti altri ingegneri avevano, quindi però molto bravo, gentile, di un'educazione stupenda. Ecco, il bello è quello lì, che ho avuto io, la fortuna. Il lavoro era tanto, l'ambiente, ci sono avuto degli alti e bassi, ma mi sono sempre divertito. Veramente, amavo il mio lavoro. Lo amo anche adesso, sto facendo delle cose incredibili, figuriamoci. E poi sai, nel tempo riesci a costruire, a fare delle cose, che io non ho gradi di ingegneria assolutamente, però
riesci a fare delle cose che ti dà soddisfazione, come il monoammortizzatore e tante altre piccole cosine che si sono fatte. Questa è stata la mia vita, ragazzi. Cosa volete che vi dica? Ragazzola bella! Insomma, quante gioie ci hai dato! Quante gioie! Te sei rimasto giovane e io sono diventato vecchio. Ci pensi? Faccio l'uno.